Spesso sono delle donne che per alcuni giorni del mese non riescono ad andare al lavoro, magari durante il ciclo mestruale, hanno dei dolori così forti che non sono capaci di poter affrontare un'attività lavorativa, così come ci sono dei forti disagi nella vita di coppia. Oggi parliamo di endometriosi e sono contenta di avere qui con me il primario di ginecologia ed ostetricia dell'ospedale Pedersoli di Peschiera del Garda, il dottor Daniele Mautone. Ciao Daniele, io ti do del tu perché ci conosciamo. Sono contenta di averti qua perché l'endometriosi per me è un tema di grande attualità, perché una donna su 10 ne soffre e se ne parla ancora troppo poco. Che cos'è l'endometriosi e cosa succede nel corpo di una donna che ne soffre? Allora, intanto l'endometriosi è una malattia benigna, ma è una malattia molto particolare perché colpisce donne in giovane età, tra il menarca, cioè la prima mestruazione, fino alla menopausa, e può essere molto invalidante perché è una malattia infiammatoria cronica che simula un pochino i tumori veri e propri della sfera genitale femminile, quindi tende ad infiltrare diversi organi, l'utero, le tube, le ovaie, il retto, la vagina, la vescica, quindi abbiamo anche delle giovani donne che hanno tutte queste localizzazioni di malattia. In realtà si traduce in alcune cellule che normalmente sono presenti all'interno della cavità uterina che vanno appunto a ritrovarsi in altri organi dove normalmente non sono presenti. Quali sono i sintomi più comuni e quali invece meno comuni che però spesso vengono sottovalutati? Ma intanto il primo sintomo è la dismenorrea, il dolore durante il ciclo mestruale, che è quello un pochino più comune. Una volta le nostre mamme e le nostre nonne ci dicevano che il dolore durante il ciclo mestruale è normale, ma questo ovviamente è stato poi cambiato nel tempo, quindi il primo campanello d'allarme è proprio la dismenorrea, ma non solo. A seconda delle localizzazioni ci possono essere diversi sintomi, non so, il dolore durante i rapporti sessuali, ad esempio la dispareunia profonda, oppure se c'è un nodulo che infiltra la vescica o il retto, si può avere anche dolore alla minzione, dolore alla defecazione, oppure ci sono anche dei sintomi molto aspecifici, ad esempio il gonfiore addominale, la lombalgia, la lombosciatalgia durante il ciclo mestruale, quindi proprio questo dolore lombare che a volte si irradia anche agli arti inferiori, o in alcuni casi può essere totalmente asintomatica. E proprio questo è il messaggio più importante, perché talvolta ci sono delle endometriosi anche molto gravi, quindi in un quarto stadio di malattia, in una fase avanzata, in giovani donne che però sono completamente prive di sintomi. Perché in molti casi la diagnosi di endometriosi non è immediata? Spesso appunto la diagnosi è tardiva, sono stimati circa dagli 8 ai 10 anni di ritardo diagnostico. C'è da dire che in alcuni casi, soprattutto in passato, sia noi ginecologi che alcuni medici di base non erano fortemente preparati sull'argomento. Adesso, grazie anche alle associazioni, sono stati fatti dei grossi passi in avanti, ma resta a volte una diagnosi difficile. Perché? Perché spesso noi ginecologi siamo abituati a studiare solo l'utero, le tube e le ovaie di una donna, invece a volte abbiamo, non so, un nodulo isolato del retto in assenza di altri segni sull'utero, le tube e le ovaie, e quindi c'è bisogno di un'alta specialità, di una grossa formazione, c'è bisogno di eseguire sempre durante la nostra visita ginecologica un'accurata anamnesi per capire appunto tutta la sintomatologia delle pazienti, ma anche eseguire una visita retto-vaginale capace di andare ad individuare precocemente tutti questi noduletti, in modo da studiare anche tutti i legamenti che ci sono tra il collo dell'utero e il retto, tra il collo dell'utero e la vescica, e poi chiaramente c'è una conferma anche ecografica, quindi bisogna eseguire un'ecografia di primo livello e talvolta anche un'ecografia di secondo livello per andare a studiare bene tutte queste lesioni. Parlavi delle ecografie, ma quali sono di fatto gli strumenti diagnostici più efficaci? C'è solo l'ecografia o è correlata ad altri strumenti? Una volta si pensava che la diagnosi potesse essere fatta solo con interventi chirurgici veri e propri, esistevano le cosiddette laparoscopie diagnostiche. Adesso in realtà questo è un falso mito da sfatare, perché grazie appunto a queste visite accurate in centri di riferimento, comunque con ginecologi esperti, abbiamo la possibilità di eseguire una diagnosi precoce, sia grazie alla visita retto-vaginale, ma anche appunto grazie all'ecografia ginecologica di primo e di secondo livello. Talvolta esistono anche dei rari casi in cui c'è bisogno della risonanza magnetica o dell'urotac, se abbiamo, non so, il sospetto di un'infiltrazione dell'uretere o di una dilatazione del rene, oppure c'è anche l'RX clisma opaco per valutare appunto la stenosi eventuale del retto in caso di endometriosi intestinale. In realtà c'è da dire che ognuno deve utilizzare, diciamo così, la tecnica e l'approccio diagnostico dove si sente più forte. L'importante appunto è arrivare ad una diagnosi precoce. Ma il dolore mestruale di cui parlavi prima è sempre un campanello d'allarme o talvolta può essere considerato, come dicevi, dalle mamme e dalle nonne
realmente normale? Questa è una bella domanda in realtà, perché effettivamente esistono altre cause di dismenorrea, non c'è soltanto l'endometriosi. Sappiamo che nel 33% delle donne affette da endometriosi abbiamo anche l'adenomiosi, che è appunto l'endometriosi dell'utero, che è una sorta di entità clinica simile all'endometriosi, anche se si è visto che non è proprio la stessa cosa, ma si risponde appunto alle stesse terapie e agli stessi fattori di rischio. Quindi bisogna, ecco, spesso fare anche una diagnosi differenziale, ma ecco, il dolore durante il ciclo deve essere comunque un campanello d'allarme per le nostre pazienti. Parlavi di fattori di rischio. Ci sono effettivamente e c'è eventualmente anche una predisposizione genetica? Allora sì, negli anni si è capito che c'è una forte predisposizione genetica, tant'è che aumenta di circa 7 volte il rischio di avere l'endometriosi nei parenti di primo grado, quindi Mm. questa è già una prima informazione. Ci sono alcuni fattori di rischio, quali ad esempio, non so, il menarca precoce, cioè quando le donne hanno un ciclo mestruale molto presto, allora questo è un fattore di rischio perché si stima che avranno più cicli mestruali durante la loro vita, oppure una menopausa tardiva per lo stesso motivo, oppure la lunghezza del ciclo mestruale o se i cicli mestruali sono molto abbondanti. Questi sono tutti fattori di rischio, mentre dei fattori protettivi abbiamo ad esempio la gravidanza, che non fa regredire la malattia, ma chi ha 1, 2, 3 gravidanze nella vita chiaramente ha meno cicli mestruali e quindi questo comporta un minor rischio di sviluppare la malattia, così come una menopausa precoce o un menarca tardivo appunto sono considerati fattori protettivi. Quindi non si nasce con l'endometriosi o sì? Anche questa è una bella domanda, nel senso che secondo alcuni studi che sono stati fatti potrebbero essere delle cellule che durante la vita embrionale non sono migrate poi fino in fondo negli organi e si sono riattivate sotto stimolo estrogenico, quindi sappiamo che è una malattia estrogeno dipendente e quindi via via queste celluline si sono poi riformate e riprodotte all'interno di organi che sono diversi da quello dell'utero. Tante altre teorie stanno invece ad indicare quella di una mestruazione retrograda, quindi probabilmente durante i primi cicli mestruali alcune celluline non si sa per quale motivo rifluiscono attraverso le tube oppure migrano nel miometrio, quindi nel muscolo uterino, e sotto stimolo estrogenico appunto possono dar vita a questa patologia che si chiama appunto endometriosi. Tu parlavi prima di gravidanze come strumento in qualche modo preventivo, ma il tema della fertilità, prima ancora quindi che delle gravidanze, cioè il tema della fertilità è un tema molto collegato all'endometriosi perché si stima che molte donne che soffrono di endometriosi possono avere difficoltà anche a diventare madri. Ci spieghi un po'? È molto complesso, nel senso che a volte ci sono proprio dei giorni di congressi dedicati alla fertilità e all'endometriosi, quindi definirlo in poche parole è difficile. In realtà il messaggio che deve passare è che non tutte le donne che hanno endometriosi debbano avere per forza difficoltà ad avere una gravidanza. Effettivamente l'endometriosi e l'adenomiosi possono essere, diciamo così, dei fattori invalidanti da questo punto di vista, perché si possono formare delle aderenze, ci possono essere delle cisti sulle ovaie, delle dilatazioni tubariche, si possono, diciamo così, creare dei quadri infiammatori tali da ostacolare l'insorgere di una gravidanza o aumentare il rischio di aborto. È stimato che chi ha, non so, ad esempio l'adenomiosi, cioè l'endometriosi dell'utero, ha una percentuale maggiore di avere aborti nel primo trimestre. Tante volte però la gravidanza riesce ad andare avanti oltre i primi 3 mesi e procede normalmente come una gravidanza normale. È stimato anche che chi ha adenomiosi ha un aumentato rischio di parto pretermine, ma comunque in una fase in cui dopo la 34esima settimana il feto ha già raggiunto una buona maturazione degli organi, quindi tendenzialmente non abbiamo grosse sorprese da questo punto di vista. Cosa importante, il messaggio però che deve passare è appunto questo, che avere l'endometriosi non vuol dire non poter avere figli. Questo mi sembra un bel messaggio. E le Assolutamente. donne che in verità vogliono provare ad avere dei figli, ma a causa dell'endometriosi o per altri fattori non riescono comunque ad averne in maniera naturale, per loro c'è un tipo di percorso se soffrono anche di endometriosi? Perché l'approccio è multidisciplinare, giusto? Sì, assolutamente. È difficile rispondere a questa domanda perché in realtà ci sono due grosse scuole di pensiero e in realtà l'obiettivo è quello proprio di personalizzare le cure, però tendenzialmente chi non riesce ad avere una gravidanza in maniera spontanea può permettersi appunto di eseguire una procreazione medicalmente assistita che può dare delle chance maggiori a queste donne, oppure seguire un intervento chirurgico. Se seguire prima l'uno o prima l'altro è molto dibattuto. Da una parte chiaramente si preferisce la procreazione medicalmente assistita perché l'intervento chirurgico può provocare talvolta una riduzione della fertilità, quindi una riduzione, diciamo così, della riserva ovarica più che altro. Dall'altra parte però l'utilizzo della procreazione medicalmente assistita fa sì che si debbano utilizzare degli estrogeni. Sappiamo appunto che l'endometriosi è una malattia estrogeno dipendente e questo può provocare l'aumento della sintomatologia in queste pazienti. Tendenzialmente l'idea sarebbe quella di, laddove è possibile, eseguire prima 2 tentativi di procreazione
riproduzione medicalmente assistita, e qualora questi tentativi dovessero fallire, allora poi si può giocare anche il jolly dell'intervento. In realtà bisogna sempre molto personalizzare, perché poi dipende dal numero delle cisti, se vengono coinvolte tutte e due le ovaie, quanto grandi sono le cisti, capire anche la sintomatologia della paziente e qual è l'obiettivo iniziale della coppia, quindi il focus deve essere appunto personalizzare le cure. Da un punto di vista proprio terapeutico, quali sono le opzioni appunto, cioè farmacologiche, parlavi della laparoscopia, cambiano chiaramente da paziente a paziente, ma orientativamente quali sono le linee guida? Allora, diciamo che il primo approccio, e questo è fondamentale, è la terapia medica. Noi dobbiamo far sì che quando la paziente arriva appunto nel nostro ambulatorio esca già con una terapia medica, che può essere una terapia fatta di progesterone o di estrogeno e progesterone. La terapia ormonale risulta fondamentale perché blocca l'evolvere della malattia e chiaramente permette un miglioramento, nella stragrande maggioranza dei casi, della sintomatologia delle donne. Esistono tantissimi tipi di ormoni, quindi abbiamo appunto le pillole, che possono essere appunto solo al progesterone o estroprogestiniche, cioè che contengono due ormoni, ma negli stessi ormoni possiamo anche somministrarli attraverso il cerotto, oppure attraverso l'anello vaginale o attraverso la spirale, quindi è sempre molto difficile far accettare alle nostre pazienti una terapia ormonale che poi non è priva di rischi e dura per anni, però è fondamentale perché ci permette di ridurre la sintomatologia dolorosa nella stragrande maggioranza dei casi ed evitare che la malattia possa fare altri danni. Laddove però la terapia medica ovviamente non riesce nel nostro obiettivo di ridurre la sintomatologia, allora ecco che si può utilizzare anche la chirurgia, e qui si apre ovviamente un grosso capitolo, perché si tratta chiaramente di una chirurgia mini-invasiva, quindi parliamo di laparoscopia, quindi 4 piccoli forellini sull'addome, o anche di chirurgia robotica. Ad oggi anche noi in Pedersoli abbiamo questo nuovo robot single port, per cui si è ancora meno invasivi, quindi utilizziamo un unico accesso, quindi soltanto un taglietto di 2 cm, 2 cm e mezzo dall'ombelico, e con le nostre braccine meccaniche andiamo a rimuovere tutta la malattia. Il goal deve essere proprio questo, cioè eseguire al massimo un unico intervento in cui togliamo tutta la malattia endometriosica. La cosa più difficile è essere aggressivi con la malattia, ma essere risparmiatori sull'utero, le tube e le ovaie, che sono fondamentali appunto per la fertilità di una donna. Le nostre chirurgie devono essere sempre nerve sparing, cioè bisogna essere, diciamo così, aggressivi sì con la malattia, ma evitare danni ai nervi, e questo lo si può fare appunto grazie a questa tecnica che ci permette appunto di isolare tutti i nervetti, di separarli dall'endometriosi, e poi ci concentriamo appunto sull'eradicazione della malattia. L'endometriosi non ha solo un'evidenza ginecologica, ma abbraccia una serie di altre branche della medicina. Parlavi appunto di vari organi che possono interessare anche l'apparato gastroenterologico, però tanti altri. Sì, questo è assolutamente fondamentale. Io mi batto da anni proprio per questo motivo. L'approccio per l'endometriosi deve essere un approccio multidisciplinare, il che vuol dire per la diagnosi coinvolgere sì il ginecologo, ma talvolta anche i radiologi. Poi per l'intervento chirurgico, laddove è necessario, c'è bisogno anche di coinvolgere altri professionisti, non so, appunto gli urologi, in caso, non so, di una resezione vescicale o di un reimpianto dell'uretere, o il chirurgo generale se c'è bisogno appunto di una chirurgia intestinale, ma non è solo una questione legata alla chirurgia, anche dopo la chirurgia c'è bisogno di un approccio multidisciplinare. Noi abbiamo appunto una psicologa, ad esempio, che prende in carico le nostre pazienti quando sono ricoverate, perché ovviamente l'aspetto mentale non deve essere assolutamente sottovalutato. Abbiamo appunto una fisiatra con un pool di fisioterapisti, di infermiere, di ostetriche, che permettono appunto una ripresa più rapida e quindi una riabilitazione del pavimento pelvico, che risulta fondamentale sia prima ma anche dopo i nostri interventi chirurgici. E poi chiaramente non per ultimo appunto la figura della nutrizionista, perché anche lì la corretta alimentazione ci permette chiaramente un recupero più rapido, ma anche una riduzione della sintomatologia dolorosa. Ci parli della correlazione tra alimentazione ed endometriosi? Allora, dal punto di vista scientifico non abbiamo grandissime evidenze da questo punto di vista, però sappiamo che tutta una serie di cibi che provocano infiammazione devono essere ridotti nell'alimentazione delle donne con endometriosi, quindi ad esempio bisognerebbe limitare la soia, il mais, bisognerebbe ridurre l'utilizzo dello zucchero, oppure l'utilizzo di carne rossa, di vino rosso, cioè tutto ciò che può creare infiammazione nell'organismo ovviamente non è consigliabile in questi pazienti. Ovviamente non bisogna andare incontro ad esclusioni immotivate, quindi bisogna sicuramente ridurre l'utilizzo di questi alimenti, ma non escluderli del tutto nell'alimentazione, perché poi la dieta mediterranea ad oggi rappresenta ancora forse la dieta migliore al mondo. Ci sono stati tutta una serie di studi anche sulla dieta chetogenica o sull'utilizzo di bassi contenuti di carboidrati nell'alimentazione, nella dieta per le pazienti con endometriosi, ma tutt'oggi appunto sono oggetto di studio
studio, tant'è che abbiamo iniziato anche noi uno studio con l'Università di Padova proprio per cercare di capire quale di queste alimentazioni risulta migliori per le nostre pazienti. Quali sono i falsi miti sull'endometriosi da sfatare? Sui falsi miti mi è capitato proprio oggi in ambulatorio una cosa particolare, quindi ancora esiste qualcuno che dice che la gravidanza cura l'endometriosi. In realtà questo è un falso mito. Noi sappiamo che durante la gravidanza le donne stanno sicuramente meglio, quindi hanno una migliore qualità di vita e spesso, nella maggior parte dei casi, non sempre, meno dolori. Ma la gravidanza non cura l'endometriosi. Dopo la gravidanza si torna allo stato di endometriosi precedente, con le stesse problematiche e gli stessi dolori. Leggendo anche su internet, un'altra cosa da sfatare è che in menopausa passano tutti i dolori, ad esempio. Anche questa è una cosa un po' particolare, perché mi è capitato poche volte, ma a volte mi è capitato anche di operare delle pazienti con endometriosi in menopausa. L'endometriosi in menopausa si trasforma, diventa fibrosi, diventa cicatrice, ma può far male allo stesso modo. Quindi nella stragrande maggioranza dei casi abbiamo una riduzione della sintomatologia, ma talvolta invece questa fibrosi, questa cicatrice fa male come l'endometriosi, allora in quel caso l'intervento chirurgico è mandatorio. Parlavi di menopausa e hai parlato anche delle terapie farmacologiche che sono indicate, poi possono essere pre-intervento, possono bastare da sole senza la necessità dell'intervento, ma queste terapie in cosa consistono? Cioè come cambia la vita di una donna con le terapie? Nel senso, si auspica che il dolore regredisca o che sparisca e poi? L'obiettivo principe è quello di non avere più il ciclo mestruale, ma comunque anche di bloccare proprio l'evolversi della malattia, quindi migliori sintomi e evitare, diciamo così, l'avanzare della malattia stessa. Purtroppo però queste terapie ormonali non sono prive di rischi, perché talvolta, non so, in una piccola percentuale dei casi, tipo 10-12 donne ogni 10.000 somministrazioni presentano una trombosi venosa profonda a causa delle terapie ormonali che noi prescriviamo. Tante altre volte possono non essere tollerate dalle donne, appunto può essere una riduzione della libido, una secchezza vaginale, sudorazioni profuse, la cefalea e l'emicrania in forte peggioramento, quindi ci sono tutta una serie di cofattori che devono essere valutati. Tante altre volte l'utilizzo, non so, ad esempio di terapie solo al progesterone, che di solito hanno un minore fattore di rischio, danno minori rischi per la paziente, soprattutto dal punto di vista tromboembolico, fanno sì che queste donne presentano un continuo spotting, cioè un piccolo sanguinamento tutti i giorni della loro vita, che può essere fastidioso, anche questo essere invalidante per i rapporti di coppia. Può essere anche controproducente per la malattia? Cioè può essere causa dell'evolversi della No, malattia? quello no, assolutamente. Il fatto che si ha spotting durante le terapie ormonali non vuol dire che la terapia ormonale non funziona, cioè la pillola continua a svolgere il suo effetto, che è quello di bloccare l'evolvere della malattia, ma questo continuo spotting chiaramente può essere invalidante per una paziente, magari anche per i rapporti sessuali, perché spesso viene considerata come fonte di vergogna, tra virgolette, quindi chiaramente bisogna valutare volta per volta il tipo di terapia da eseguire. Esistono anche altri tipi di terapia. Negli ultimi anni ci sono gli agonisti e gli antagonisti del GnRH, sono un altro gruppo di farmaci che induce proprio una menopausa forzata. Anche qui bisogna utilizzarli con molta cautela, perché possiamo avere, oltre alla secchezza vaginale, alle vampate di calore, ma negli anni si può sviluppare una vera e propria osteoporosi, quindi una riduzione della densità ossea con un aumentato rischio di fratture. Ricordiamoci, queste pazienti sono tutte pazienti giovani e quindi magari i dolori articolari indotti da determinati tipi di terapie possono essere anche invalidanti nell'attività di tutti i giorni. Mentre ti ascoltavo, ho pensato quanti temi abbiamo trattato e quindi ho pensato alle donne che soffrono di endometriosi, che devono subire terapie ormonali, eventuale chirurgia, cambio dell'alimentazione, rinunce, sacrifici. Mi parlavi di rapporti sessuali che potevano essere dolorosi sia durante che dopo e tutta una serie di altri fattori concentrati in un'unica malattia, in un'unica donna in questo caso. L'impatto emotivo di questa patologia, tu fai chiaramente il ginecologo, quindi il tuo obiettivo è curare le pazienti, ma immagino sia anche non solo curarle da un punto di vista fisico, ma in qualche modo rasserenarle e rassicurarle. L'impatto emotivo di questa patologia è qualcosa che in qualche modo ti tocca direttamente, ce ne vuoi parlare? Sicuramente è la domanda più difficile a cui rispondere. In realtà queste pazienti sì, soffrono molto, ma soffrono molto da tutti i punti di vista, nel senso che innanzitutto la diagnosi tardiva. Spesso tante donne non riescono a superare questo scoglio, a capire come mai non è stata fatta una diagnosi precoce, quindi arrivano spesso dopo tanti anni di dolore al nostro ambulatorio e quindi sono già molto provate sia fisicamente che psicologicamente. Spesso sono delle donne che per alcuni giorni del mese non riescono ad andare al lavoro, magari durante il ciclo mestruale hanno dei dolori così forti che non sono capaci di poter affrontare un'attività lavorativa, e quindi questo comporta chiaramente
chiaramente anche dei disagi nell'ambito lavorativo, così come ci sono dei forti disagi spesso anche nella vita di coppia, un po' perché appunto come dicevi te il dolore durante i rapporti, un po' perché spesso negli anni ci sono state delle grosse problematiche per cui magari anche il partner si è allontanato, spesso i partner non hanno una conoscenza tale della malattia da poter star vicino fino in fondo a queste donne, quindi chiaramente questo impatto è un impatto che non riguarda solo la singola paziente ma anche la vita di coppia, la vita familiare, la vita lavorativa, quindi per noi è importante dare un messaggio di speranza, cioè chi ha l'endometriosi ha una malattia sì che può essere considerata invalidante, ma noi siamo qui per dare una mano, quindi per cercare di far sì che a poco in questo viaggio che spesso può essere anche lungo e tortuoso, la donna si senta ascoltata, si senta protetta, si senta rasserenata, perché effettivamente da questa patologia si può guarire, vuoi le terapie mediche, vuoi le terapie chirurgiche, a volte l'utilizzo di entrambe, vuoi la procreazione medicalmente assistita, però ci sono tutta una serie di cose, tutte le terapie di cui parlavamo complementari, le terapie riabilitative che possono permettere ad una donna affetta di endometriosi ad avere una buona qualità di vita. E questa è la cosa fondamentale su cui mi batto giornalmente nel mio ambulatorio, perché questo messaggio di speranza deve essere fondamentale per le nostre pazienti. Grazie.